Salute a tutti! In questo secondo video dedicato al delitto di Giogoli cercheremo di ricostruire una dinamica ragionevole. Un compito non troppo facile, basti dire che nella perizia medico-legale di Maurri e altri due, mi sembra la dottoressa Cucurnia più un altro, ci sono addirittura 3 proposte. Chi ne vuole sapere di più può andare a leggere i riassunti di queste proposte nel libro di Cochi, di Paolo Cochi, Al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma sono 3 proposte che fanno acqua da tutte le parti, l'una più dell'altra, a mio modesto parere, per quello che ho potuto capire. Diciamo che qui si tenterà di fare qualcosa in più. Cominciamo con il cercare di capire come erano disposti i ragazzi al momento dell'attacco del mostro. Soprattutto Horst, il ragazzo moro, che è quello che fu colpito per primo, a mio parere. Ecco, in questa foto vediamo il corpo di Horst, così come venne trovato dalla polizia scientifica, con il piumone che lo ricopriva quasi del tutto, che è stato tolto. Ecco, possiamo vedere che Horst stringe saldamente un cuscino, lo stringe avendo messo il braccio sinistro sotto e il braccio destro sopra. Si deve pensare che quel cuscino lo stringesse anche al momento in cui venne colpito e venne ucciso. Questo perché? Perché se fosse stato colpito in modo non mortale, probabilmente avrebbe abbandonato il cuscino cercando in qualche modo di scappare, di muoversi. E lo stesso se i primi colpi fossero arrivati al suo compagno. Evidentemente i primi colpi presero proprio lui e addirittura si potrebbe pensare che fosse stato proprio il suo, quello che lo uccise, che gli attraversò il cuore, il primo colpo di tutti, che appunto non gli dette modo di cambiare posizione con questo cuscino che teneva tra le braccia. C'è però da dire che la sua posizione a livello di torace, si vede qui che il torace è quasi addossato alla parete sinistra, parallelo diciamo alla parete sinistra, non è la sua posizione iniziale. Questo lo si deduce da un fatto che c'è, lo vediamo qui in questa immagine, quella macchia di sangue segnata dalla freccia rossa è una macchia che venne prodotta dalla ferita alla nuca di Horst. Ecco, il fatto che la sua testa fosse non in corrispondenza della macchia ci dice che la sua posizione era cambiata, cioè se lui aveva avuto il tempo di sanguinare su quella macchia, non è che poi si era spostato lui, vuol dire che qualcuno in qualche modo lo aveva spostato. Vedremo poi la mia ipotesi. Ecco, qui vediamo sempre la stessa macchia da un'altra posizione. Qui vediamo invece con il cuscino libero all'Istituto di Medicina Legale come di macchie in effetti ce ne fossero 2, una più grande e una più piccola. Ecco, vedremo che queste 2 macchie hanno una loro spiegazione. Ecco qua vediamo in ultimo la ferita dalla quale sarebbe uscito questo sangue. Ecco come si vede questo piccolo foro sulla nuca del ragazzo. Allora, un altro elemento che potrebbe aiutarci a capire la posizione iniziale dei ragazzi è l'ipotesi che avevo fatto su come loro dormissero. Allora, avevo preso un po' di misure su quello che era il loro giaciglio, cioè i 2 materassi messi per lungo nella parte posteriore del vano di carico. Ecco, a mio parere il loro giaciglio era di 170 cm di lunghezza e 145 di larghezza e loro dormivano, essendo alti, ricordo che erano alti 185 cm Horst e 182 Uwe. Ecco, a mio parere dormivano con la testa agli angoli opposti del rettangolo sul lato verso la cabina di guida e le gambe nella parte centrale dell'altro lato, del lato opposto, avendo così a disposizione uno spazio di 185 cm nel quale dovevano starci. Ecco, la mia impressione è che Horst non stava dormendo,
ma era una posizione di riposo, con la testa dove ce l'aveva normalmente, cioè la testa sull'angolo sinistro anteriore di questo rettangolo, di questo giaciglio. Ecco, il fatto che i due non dormivano, a mio parere, e questo è testimoniato fondamentalmente dalla radio che venne trovata accesa. Non abbiamo invece testimonianze sulla luce, perlomeno nella documentazione che è in mio possesso non si parla della luce. Però se l'autoradio era accesa, non è improbabile che fosse accesa anche la luce, tanto più che immaginare un attacco del mostro con l'interno del furgone buio è praticamente impossibile. Cioè il mostro non sarebbe riuscito a colpire dei bersagli che così semplici da colpire non erano. Erano sicuramente i bersagli più difficili per lui fino a quel momento. La mia ipotesi è che Horst stesse sonnecchiando, riposandosi, insomma, non so, sarà stanco della giornata, sarà stato stanco della giornata, in una posizione che era non uguale ma non troppo lontana da quella in cui lui dormiva, comunque con la testa più o meno dove venne trovato il suo cadavere, mentre Uwe stava leggendo. Credo che stesse leggendo appunto perché qualcosa faceva, c'era l'autoradio accesa, e io immagino che stesse leggendo una rivista che poi venne trovata fuori, della quale poi parleremo. E probabilmente il fatto proprio che stesse leggendo dà una spiegazione sul perché Horst non fosse stato nella sua posizione di sonno. Probabilmente perché Uwe aveva bisogno di uno spazio, diciamo così, differente da quello di dove lui normalmente dormiva, per poter leggere, perché per non so, una questione di luce, una questione di posizione. Ecco, qui faccio vedere la mia proposta di posizione dei ragazzi che feci sul mio articolo di ricostruzione della dinamica sul mio blog, penso 3-4 anni fa. Ecco, tra l'altro, così tanto per la cronaca, questa immagine che io avevo messo sul mio blog è stata presa a modello per la graphic novel Mostro di Firenze, Enigma senza fine di Giuseppe De Bernardo. Ecco, questa posizione è una posizione che non aveva tenuto conto delle dimensioni molto ristrette del giaciglio, cioè soprattutto in larghezza. Questo mi è stato fatto notare quando ho avuto uno scambio di opinioni con Luca Scuffio di Prato, che aveva ricostruito l'interno del furgoncino in 3 dimensioni. Ecco, lui fa vedere come se Horst fosse stato quasi disteso, così come avevo messo l'attore, che poi sarei io, nella foto, e non ci sarebbe stato. Però la mia proposta, che cercava, diciamo, che si conciliava bene con i tramiti delle 2 ferite a suo Horst, al fianco e al gluteo sinistro, la posizione reale poteva non essere molto, molto differente da questa. Teniamo conto che, come dissero, come si legge anche nella perizia di Arcesio e Adevito, che evidentemente riprende degli elementi della perizia autoptica che io non ho, si legge così: doveva trovarsi in posizione prona con lieve maggiore appoggio sul fianco sinistro e con il volto poggiante con la guancia sinistra sul cuscino. Ecco, posizione lieve maggiore appoggio sul fianco sinistro. Ecco, secondo me era proprio sul fianco sinistro, e l'immagine del suo corpo dopo che venne tolto il piumone da sopra ce lo conferma. Si vede che la gamba destra, si vede com'è piegata. Lì ho tracciato una linea che dà un'idea della piega. Ecco, io penso che fosse in questa posizione, una posizione nella quale le sue gambe erano addotte e probabilmente spingevano contro la fiancata. Insomma, era una posizione non particolarmente comoda per passarci tutta la notte, ma in attesa che il suo amico avesse finito di leggere poteva anche andare, no? Questa è la mia ipotesi. Per il momento lasciamo che questo rettangolo bianco accanto a Horst rimanga bianco, perché non sappiamo bene come
come era posizionato Uwe, perché non ci aiutano le ferite su di lui a capirlo, mentre ci aiutano molto su Horst. Diciamo che immaginiamoci il mostro che arriva, dà un'occhiata all'interno dalla fiancata destra, quella dove c'era più spazio libero, dentro c'era la luce, e cosa vede lui? Lui vede quello che lui ritiene, a mio parere, lui credeva che l'altro fosse una femmina, che Uwe fosse una femmina, lui vide il maschio di fronte a lui. E allora attaccò direttamente il maschio, come aveva sempre fatto, no? Diciamo come era sua prassi. Il ragazzo praticamente era tra i due finestrini in coda, quello centrale trasparente e quello in coda opaco, e lui scelse di sparare dal finestrino trasparente, dove aveva, diciamo, maggiori possibilità di colpirlo, ma di prendere la mira. Se noi andiamo a vedere i due fori sui due finestrini, vediamo che sono spostati sul finestrino trasparente, è spostato un po' verso destra. Sul finestrino opaco è spostato molto di più verso sinistra. Ecco, questo ci dà un po' una conferma di due colpi che convergevano verso un unico bersaglio situato più o meno al centro di questi due colpi. Prima di vedere i colpi, diciamo anche un'altra cosa. Di questo ne discuteremo più avanti, perché è un elemento molto importante per determinare l'altezza del mostro, per ipotizzare l'altezza del mostro, che è quello della distanza della canna dai finestrini. Ecco, qui io lo vedremo con calma più avanti, però comincio a dire che quello che si legge nella sentenza Pacciani di primo grado, che la distanza dal vetro sarebbe stata di 80 cm, addirittura un metro, o come minimo di 40 cm, è una castronata. I giudici desunsero questa misura dalla perizia legale, ma capirono male, cioè i medici legali, a mio parere, si riferivano non alla distanza dal vetro, ma alla distanza dai corpi, però lo vedremo in seguito questo. Un altro elemento del quale discuteremo in seguito è la posizione del braccio che teneva la pistola. Cioè il braccio poteva essere o teso, il mostro poteva mirare a braccio teso, aver mirato a braccio teso, oppure poteva anche aver mirato a braccio addotto. Teniamo presente che il rinculo su una pistola come quella del mostro, una calibro 22, è bassissimo, per cui al contrario di quanto dicono certi esperti balistici, non è vero che una pistola tenuta con il braccio, diciamo così, addotto dia dei problemi, perché è talmente basso il rinculo che un braccio, un minimo, insomma, saldo, la tiene ferma anche se è addotto. Comunque, diciamo che a braccio teso, a braccio addotto, il mostro sparò il primo colpo dal finestrino centrale della fiancata destra e colpì Horst al fianco. Lo colpì al fianco destro. Il proiettile fece la strada che sappiamo, attraversò il fegato, attraversò il cuore e un polmone, e naturalmente uccise il ragazzo sul colpo. Il ragazzo rimase lì. Però i finestrini di quel mezzo erano incernierati su tutti i lati. Questo si ruppe in minutissimi frammenti, però rimase in sede e gli oscurò completamente la visuale. Fatto che probabilmente era successo anche con i suoi attacchi alle auto, no? Però bisogna tenere presente che in un'auto i bersagli erano molto vicini. Qui il discorso era un pochino diverso, cioè i bersagli erano più lontani, erano lontani almeno un metro in più, se non di più. Per cui sparare un secondo colpo alla cieca, diciamo così, a intuito, come aveva fatto negli altri casi, un secondo colpo in sequenza, poteva non essere la soluzione migliore, e infatti lui non la adottò. Lui sparò un primo colpo attraverso il finestrino trasparente centrale della fiancata destra e poi si spostò subito sul finestrino accanto, il finestrino alla sua sinistra, quello opaco. E mirando attraverso la parte trasparente in alto, sparò il colpo che raggiunse Horst appena sopra il gluteo sinistro e che poi camminò nel corpo, prese lo stomaco e poi si fermò contro il muscolo pettorale.
Un colpo inutile, no? Un colpo inutile, però diciamo, per lui servì a essere sicuro che il ragazzo, il maschio, fosse stato ucciso. A questo punto pensiamo a Uwe, all'altro ragazzo, no? Cosa che fece anche il mostro. Allora, in che posizione poteva essere Uwe? Allora, io, come abbiamo visto nella mia proposta del blog di qualche anno fa, avevo pensato che potesse avere la testa dall'altra parte, accanto alla fiancata sinistra, mentre stava leggendo qualcosa, diciamo sullo stesso lato di dove ce l'aveva Horst. Ma pensandoci bene, la posizione potrebbe essere un'altra. Ecco, potrebbe essere questa. Cioè il ragazzo, Uwe, poteva essere addossato alla parete destra, cioè quella dalla quale il mostro sparò, seduto con le gambe piegate, le gambe addotte, che stava leggendo. Ecco, questa potrebbe essere una posizione. E in questa posizione non era visibile dai finestrini, perché era contro la parte in lamiera. Questo potrebbe spiegare una cosa, potrebbe spiegare il perché il mostro potrebbe non essersi accorto subito di avere di fronte due maschi. Cioè lui, non so, poi vedremo come avrebbe potuto aver visto questa coppia, lo vedremo nel prossimo video, potrebbe averla vista in un modo da non aver capito che c'era un maschio accanto all'altro maschio. In questo frangente dobbiamo tenere presente che Uwe non aveva la maglietta. Se lui l'avesse visto dall'altra parte della sua visuale contro la fiancata opposta, e io penso che se ne sarebbe accorto che si trattava di un maschio e forse poteva anche desistere dall'attaccare. Perché poi vedremo che una volta che ebbe ucciso i ragazzi, qui ci sono poi le varie ipotesi, no? Che possa essere stata una scelta deliberata quella di uccidere due maschi, ma io mi domando, poi lo vedremo con calma, ma di fronte al fatto che appena dopo averli uccisi li lasciò perdere, non fece niente, non fece nessuna scissione, se ne andò via. Poi vedremo anche come trattò quella rivista che probabilmente prese nel furgone, fa capire che il suo fu un errore. Ecco, la mia ipotesi del perché non si accorse subito, prima di attaccare, che stava facendo un errore, potrebbe essere questa, di Uwe addossato alla parete sotto di lui che stava leggendo. Perché era lì in quella posizione? Poteva essere in quella posizione per esempio perché la luce interna del furgoncino, che immagino non dovesse essere una luce particolarmente potente, magari in posizioni differenti non gli consentiva di leggere, magari quella era la posizione migliore per leggere, magari era proprio sopra di lui. Io questo non lo so perché non ho questa informazione, però immagino che lì c'era il portellone, per cui immagino che la luce fosse di sopra, insomma, cioè aveva una luce sopra, per cui veniva illuminato dall'alto e lui era lì che stava leggendo. Io faccio questa ipotesi, che comunque rimane un'ipotesi, attenzione. Poteva essere tutto. In ogni caso, il mostro, non vedendolo, lui girò dall'altra parte dalla fiancata opposta e andò sul lato sinistro. E da lì sparò altri due colpi dai finestrini, dagli stessi finestrini speculari dell'altra fiancata, e anche in questo caso, secondo me, non è importante, comunque io penso che cominciò dal finestrino trasparente. A quel punto davanti a sé aveva Uwe, però bisogna vedere Uwe cosa aveva fatto intanto. Io non credo che fosse rimasto fermo, no? Si sarà mosso. Il mostro l'avrà visto muoversi e gli sparò due volte, gli sparò da quel finestrino lì e poi, come aveva fatto dall'altro lato, si spostò al finestrino accanto opaco e gli sparò anche da lì. Però riuscì a colpirlo, ma per nulla gravemente. Lo colpì alla coscia sinistra, abbiamo visto, lo sappiamo, e lo colpì alla mano sinistra. Ecco, uno di questi due colpi, entrambi non furono ritenuti, uno di questi due colpi si dovette frantumare in due parti, una parte non si sa dove andò, facciamo conto che, come io credo, quel colpo fosse quello che lo aveva colpito di striscio alla coscia, poi impattò contro la carrozzeria,
a quel punto si divise in due parti e combinazione, e qui bisogna per forza a questo punto accettare la combinazione. Uno di questi due frammenti andò a colpire la nuca di Horst. Ecco, questo frammento abbiamo visto che fu un colpo, diciamo, di potenza limitata. Tra l'altro, così Maurri in udienza al processo Pacciani disse, no, che il colpo era penetrato appena sul tavolato cranico osseo esterno, quindi ebbe scarsissimo peso lesivo. Cioè era un colpo che arrivò, diciamo così, con il fiato corto e rimase lì, rimase al di qua del tavolato osseo. Allora, torniamo un attimo su Uwe. Allora, Uwe, mentre il mostro gli sparava da questi due finestrini del lato sinistro, intanto si muoveva, cercava di sfuggire a questi colpi. Ecco, in questo suo tentativo dovette spostare il corpo di Horst un po', che intanto era morto, insomma, che aveva avuto il cuore trapassato, era morto, era fermo. Ecco, questo lo si deduce dal fatto, appunto, dalle macchie di sangue sul cuscino che stringeva Horst. E se noi andiamo a vedere il cuscino, così come venne fotografato dopo aver tolto i corpi all'Istituto di Medicina Legale, ci sono due macchie. Ecco, la mia ipotesi è che una delle due macchie, io credo la più imponente, si fosse prodotta subito appena il colpo di rimbalzo prese la nuca di Horst. Il sangue uscì subito, fece la sua macchia, poi durante il tentativo di fuga di Uwe, la testa di Horst fu spostata un po' e andò a produrre l'altra macchia. Ecco, la mia ipotesi è che avesse prodotto la seconda macchia, quella più piccola, però potrebbe essere vero anche il contrario. Dipende da quanti secondi la testa del ragazzo rimase in una delle due posizioni, nelle due posizioni, insomma, rispettivamente, no? Questo non possiamo saperlo. Comunque, diciamo che Horst, con il suo tentativo di fuga, fu colpito 2 volte e a quel punto ebbe il sangue freddo di addossarsi alla parete dalla quale arrivavano i colpi. E infatti andò a mettersi appoggiato nell'angolo posteriore sinistro, con il corpo che aveva le gambe un po' verso il centro. E qui da questa foto vediamo che ha addosso un piumone. Ora qui non si capisce se è lo stesso piumone che ha addosso anche Horst, ma molto probabilmente sì, sembra lo stesso piumone. Ecco, la mia idea è che lui avesse, chiaramente quel piumone, lui non ce l'aveva addosso mentre stava fuggendo, no? Se lo mise addosso lui, dopo che si rintanò nell'angolo in fondo al furgone. Io credo che in questa operazione lui avesse anche tirato il corpo di Horst, o perché questo piumone era, diciamo così, un po' anche sotto il corpo di Horst, per cui tirando il piumone tirò anche il corpo, oppure tirò a sé deliberatamente anche il corpo di Horst, in un tentativo disperato, inutile, di proteggersi. Allora io qui ho avuto, sempre nel mio scambio con l'appassionato Luca Scuffio di Prato, con il quale non mi trovo d'accordo, ma che è una persona molto molto seria e molto capace, non sono qui a denigrarlo, dico soltanto che la sua ricostruzione non mi trova d'accordo. Lui, nel criticare la mia ricostruzione, fa questo, in un intervento, adesso non mi ricordo dove, comunque lui fa questa osservazione. L'azione ipotizzata, cioè quella di Uwe che si sarebbe tirato addosso il piumone e insieme spostato il corpo di Horst, l'azione ipotizzata avrebbe richiesto non soltanto uno sforzo non indifferente, visto anche la posizione sfavorevole di Russ, seduto o sdraiato sul medesimo materasso, ma soprattutto un tempo relativamente lungo per l'operazione, durante il quale il ragazzo sarebbe stato inevitabilmente esposto al fuoco dell'aggressore. E qui lui dice praticamente che ci sarebbe voluto tanto tempo, ma io a fare questa operazione, no? Mentre il mostro poteva sparare, ma io ho l'impressione che lui fece questa operazione mentre il mostro aveva desistito
o mentre il mostro gli stava sparando ma senza vederlo, attraverso la lamiera, magari. O fece questa operazione mentre ancora il mostro stava sparando, o comunque la fece mentre il mostro stava girando per andare ad aprire la portiera laterale, che poi vedremo. Ecco, questione di secondi, ma è anche questione di secondi tirarsi addosso un piumone e spostare il corpo, non è che ci vuole chissà che. Poi Scuffio dice che ci voleva molta forza per fare una cosa del genere, per spostare un corpo, ma io qui diciamo non credo. Lui semplicemente non è che prese di peso il corpo e lo mise da un'altra parte, lo tirò, il corpo fece mezzo metro, diciamo mezzo metro, sì, un metro, si spostò così e cambiò posizione, cioè non è che lo alzò e lo spostò da un'altra parte, no? Secondo me non sono diciamo così appunti che rendono che dimostrano che l'operazione era impossibile. Poi dice altro Scuffio. E a quale scopo poi? Proteggersi da colpi di pistola che gli vengono diretti contro a brevi intervalli l'uno dall'altro, da distanza ravvicinata, tentando di coprirsi sotto un cadavere? Su via, non scherziamo. Vabbè, allora, non è che lui tentò di nascondersi sotto un cadavere, è possibile che insieme al piumone avesse anche spostato deliberatamente il corpo per così psicologicamente farne un po' una protezione, no? È un'operazione inutile, cioè a quel punto lì è chiaro che Uwe era perduto, cioè non aveva nessuna possibilità. Cosa poteva fare? Cioè spesso io noto che sono in tanti che cercano di mettersi nei panni di chi si trova in situazioni così estreme, sia le vittime ma anche il mostro stesso, e ragionando come uno come io che sono qui, che non c'è nessun pericolo, posso ragionare a mente fredda, ma in quel momento lì dietro la spinta del panico, cioè insomma si fanno delle azioni che non è che si possono giudicare con il metro del raziocinio, no? Per cui mi sembra che siano appunti che alla fine non dimostrano che questa azione era impossibile. D'altra parte io ne ho pensate altre di ricostruzioni per spiegare le traiettorie dei colpi e francamente non ne ho trovate, no? se non questa. In ogni caso qui vediamo che la dimostrazione dello spostamento post mortem, diciamo così, di Horst, e a mio parere sì, poteva essere stato anche il mostro poi ad averlo spostato, ma non mi sembra che il mostro ebbe interesse a frugare dentro, non prese niente da questo furgone, probabilmente prese la rivista. Comunque è possibile anche che fosse stato il mostro ad averlo spostato, però insomma già il fatto che ci fossero quelle due macchie di sangue, per cui almeno una volta era stato spostato da Uwe, io credo che Uwe lo spostò anche la seconda volta, e si vede appunto la macchia di sangue che non è sotto la ferita alla nuca di Horst. Tra l'altro, parlo ancora una volta della ricostruzione di Scuffio, questo cuscino così stretto tra le mani di Horst smentisce, diciamo, la posizione che lui nella sua ricostruzione ha ipotizzato per i due ragazzi, no? Secondo lui Horst è il ragazzo che sta sopra, ma fosse anche quello che sta sotto uguale. Ora bisogna cercare di immaginare dopo il colpo al fianco che lo seccò all'istante, Horst avesse potuto afferrare il cuscino e stringerlo, mentre sotto di lui aveva Uwe. È chiaro che non torna. Vediamo, facciamo un riassunto dei colpi. Abbiamo 4 colpi, no? 2 colpi dalla fiancata destra che colpirono Horst, 2 colpi dalla fiancata sinistra che colpirono Uwe di striscio alla coscia sinistra, alla mano sinistra, e un frammento di rimbalzo Horst alla nuca. Sono 4 colpi. C'è il colpo sulla lamiera. Ecco, secondo me il colpo sulla lamiera fu sparato quando Uwe si era addossato nella posizione dove poi venne ucciso e poi venne trovato. Ecco, qui si vede il foro. Il foro è poco sopra il cadavere di Uwe.
Ecco, si può pensare che il mostro avesse cercato, magari inclinando leggermente, avesse cercato di immaginare dove fosse il suo corpo, magari inclinando leggermente la pistola. Ecco, sicuramente quel colpo non colpì Uwe, non colpì Uwe. Sì, potrebbe anche essere stato il colpo che lo colpì di striscio, ma non lo so. Sicuramente non lo colpì al bersaglio che il mostro cercava, il bersaglio grosso. La mia ipotesi, che ho già fatto l'altra volta, è che questo colpo praticamente non penetrò. Se penetrò, ne penetrarono dei frammenti minuti che non colpirono nulla. Questo era il quinto colpo, il mostro ne aveva ancora 4 nella pistola. Invece di cercare di colpire ancora un bersaglio che gli sfuggiva, il mostro decise di provare a entrare. Ecco, io penso che lui potrebbe aver fatto un tentativo di aprire il portellone posteriore. C'era un portellone posteriore che probabilmente era chiuso e lui non riuscì ad aprirlo. Fece il giro e trovò il portellone della fiancata destra laterale e aprì quello, cioè lo trovò aperto. E perché era aperto? Era aperto probabilmente perché o non si poteva chiudere, ma io credo difficile che non si potesse chiudere con la sicura. Era aperto perché Uwe stava ancora leggendo e magari pensava di aver bisogno, prima di addormentarsi, di fare, che ne so, l'ultima pipì, per esempio, no? In ogni caso lo avrebbe chiuso prima di addormentarsi probabilmente, prima di coricarsi del tutto. Il mostro lo trova aperto. Cosa sarebbe successo se fosse stato chiuso? Ma se fosse stato chiuso, il mostro aveva la possibilità di rompere il finestrino, un finestrino della cabina di guida, aprire, poi tirar su la sicura, insomma aprire una delle due portiere della cabina di guida e da lì sparare lo stesso dentro. Poi avrebbe avuto il problema di accedere, se fossero stati una coppia e voleva fare le scissioni, avrebbe avuto il problema di accedere alla cabina, al vano di carico, però vabbè, poi se la sarebbe cavata chissà in quale modo. In ogni caso fu fortunato, e fu sfortunato Uwe. Trovò l'anta, trovò la portiera della fiancata destra senza sicura ed entrò. Entrò e si trovò di fronte a una scena di questo tipo, che poi è quella che è stata fotografata dalla scientifica con i cadaveri dei ragazzi. Cioè c'era Uwe sul fondo con addosso il piumone e lui, ecco, qui diciamo, ho fatto un montaggio artigianale per far vedere quello che successe. Sparò 2 colpi al ragazzo e lo colpì con il primo, presumibilmente con il primo all'arcata dentale superiore dalla parte sinistra. Il proiettile impattò contro una parte dura. Attenzione, quello stesso proiettile diretto, se avesse colpito la nuca, sarebbe entrato. Cioè il tavolato osseo della nuca è molto meno robusto di quello qua, di quello dell'arcata dentale superiore, che ha tutte le strutture che devono tenere i denti. Questo proiettile picchiò contro l'arcata dentaria, ruppe qualche dente, si frammentò e una parte venne recuperata in sede autoptica, le altre parti si persero tra i tessuti o furono respinte fuori. Dice Maurri in udienza che i frammenti si persero fuori dal cavo orale, ma adesso non so cosa voleva dire. In ogni caso fossero andati dove fossero andati, questi altri frammenti non vennero repertati, ne fu repertato solo uno. L'altro proiettile arrivò nello zigomo sinistro, penetrò all'interno della scatola cranica e uccise il ragazzo. E così con il 7° colpo i 2 poveretti erano morti entrambi. Allora, a quel punto io penso che già forse il mostro si era accorto di avere di fronte due maschi. È anche possibile che se ne fosse accorto prima, mentre Uwe stava scappando. Io direi che è molto probabile che se ne fosse accorto, però è anche molto probabile che
nella foga dell'azione, avesse avuto voglia di continuare, di portare fino in fondo la sua azione. Magari di questo argomento ne parleremo nel prossimo video. Di sicuro non fece alcuna scissione, non mise mano al coltello, né per essere sicuro della morte dei due ragazzi, né tantomeno per fare delle scissioni, perché erano due maschi. Ecco, a mio parere questa è la dimostrazione che il suo fu un errore. Comunque anche di questo parleremo al prossimo video, per cui ci sentiremo più avanti. Vi saluto.